Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature. Iniziamo con le parole di Francesco, perché oggi vogliamo parlare di uno dei grandi equivoci del nostro tempo, il rapporto tra verità e misura. Spesso sentiamo dire la scienza ha dimostrato, come se fosse la parola finale di un tribunale divino, ma c'è un paradosso. Chi eleva la scienza a Dio solitamente non è uno scienziato, è il fedele di una nuova religione, lo scientismo. Oggi esploreremo perché confondere il come funzionano le cose con il perché esistiamo sia il più grande atto di cecità spirituale dei nostri giorni. La scienza è per sua natura un esercizio di umiltà, è il riconoscimento costante del proprio limite. Uno scienziato che non dubita non è uno scienziato, è un ideologo. Chi invece non la conosce veramente ne fa un feticcio. Cerca nella scienza quella certezza assoluta che ha paura di cercare nel mistero della fede. Trasforma il laboratorio in un tempio e il camice in una veste sacerdotale. Ma attenzione, quando la scienza diventa un Dio, smette di essere scienza e diventa dogma. San Bonaventura diceva che l'anima è come uno specchio, se lo rivolgi verso il basso vedrai solo la terra. La scienza ci insegna a guardare la terra con precisione incredibile, ma non può dirci nulla sulla luce che permette allo specchio di riflettere. C'è un segreto che molti divulgatori superficiali non vi dicono. La scienza non è il regno della certezza assoluta, ma il raffinato calcolo della probabilità. Persino le leggi che riteniamo più solide sono per la fisica moderna le descrizioni statistiche di ciò che è estremamente probabile che accada. La scienza non ci dice è così per l'eternità, dice finora con gli strumenti che abbiamo, i dati puntano a questa direzione con questo margine di errore. Chi usa la scienza come un dio invece cancella quel margine di errore, trasforma una probabilità in una sentenza. Ma una verità che dipende da un calcolo non può essere la verità che fa l'esistenza. Se la scienza stessa ammette di non poter toccare lo zero assoluto della certezza, come può l'uomo pretendere di usarlo per escludere il mistero? Non lasciamoci ingannare. Chi vi vende la scienza come una verità granitica e immutabile sta tradendo il metodo scientifico stesso. La scienza è un orizzonte che si sposta da una stima a un'altra e che si affina. È un meraviglioso castello costruito su fondamenta che la scienza stessa definisce probabili, non certe. La fede invece non è calcolo, è un affidamento. Mentre la scienza misura le onde sulla superficie del mare e ne calcola la frequenza, la spiritualità ci insegna a nuotare in quell'oceano, sentendo nella profondità che nessun numero potrà mai esaurire. Heisenberg dice che il primo sorso di bicchiere delle scienze naturali ti renderà ateo, ma sul fondo del bicchiere ti aspetta Dio. Come guarderebbe San Francesco un microscopio oggi? Non con sospetto ma con meraviglia. Per San Francesco la conoscenza non era un modo per dominare la natura, ma per lodare il Creatore. La scienza idolo vuole controllare, sezionare, possedere. Dice, ho capito come funziona, quindi Dio non mi serve. La scienza lode invece vuole ammirare. Dice, guarda quanta complessità in un'ala di farfalla, quale sapienza vi è racchiusa. Il problema non è la scienza, ma il cuore di chi la usa. Se la usi per eliminare il mistero diventi arido, se la usi per approfondire il mistero diventi un contemplativo. Quindi non lasciatevi intimidire da chi usa la scienza come un'arma per spiegare la vostra sete di infinito. La scienza può spiegarci la composizione chimica di una lacrima, ma non saprà mai dirci perché quella lacrima righi il nostro volto.
per un dolore o una gioia. Il Dio della scienza è un Dio limitato alle leggi fisiche. Il nostro vero Dio è il Dio che ha creato quelle leggi e poi ci ha dato il cuore per sentirle vibrare. Non smettere mai di studiare, di capire, analizzare, ma ricorda che la verità non si misura solo con il calibro, ma si accoglie nel silenzio. E tu hai mai sentito questa tensione tra ciò che la ragione analizza e ciò che il cuore sente? Scrivilo nei commenti, raccontami il momento in cui la bellezza della natura ti ha parlato, più di 1000 formule matematiche. E se questo cammino di riflessione ti ha aiutato, iscriviti al canale. Pace e bene!